E benvenuti in questo nuovo video. Ci siamo, c'è l'ufficialità, Giovanni Stroppa è il nuovo allenatore del Venezia e devo dire che è una grandissima bella notizia. Per carità, lo sapevamo già da una settimana, poi ci sono stati tutti i casini del caso per arrivare appunto all'ufficialità, rescissione, manca ancora la rescissione con Di Francesco che dovrebbe arrivare intorno a giovedì, da quanto ho capito. Adesso vedremo. Comunque di fatto c'è l'ufficialità, c'è il comunicato, quindi stop alla ricerca dell'allenatore. Adesso si parlerà presumibilmente solo di calciomercato, finalmente, di giocatori per rinforzare la rosa, probabilmente anche di cessioni per forza di cose, ma ci sta, è nell'ordine delle cose, ne abbiamo anche già parlato. Prima di cominciare un po' a parlare di cosa vuol dire Stroppa al Venezia, almeno per quanto mi riguarda, vi invito a vedere, per chi non l'avesse ancora visto, il video che ho fatto con Davoz. Sono andato a intervistare un tifoso della Cremonese, tifoso e creator della Cremonese, appunto per chiedergli di Stroppa, di capire un po' di più sull'allenatore che siamo andati a prendere. Ovviamente qualcosa già sappiamo, per carità, insomma i risultati parlano per lui, però appunto volevo saperne di più a livello tattico, cosa può portare, anche nei suoi punti deboli, nelle sue criticità, perché giustamente ogni allenatore ha pregi e difetti, come tutti noi d'altronde, e quindi sono andato un po' a chiedere a un tifoso della Cremonese, che meglio di lui chi può dirmi quali sono appunto i pregi e difetti di un allenatore di questo calibro. Quindi andatevi a recuperare quel video se non l'avete ancora visto e condividetelo il più possibile, perché veramente sono molto soddisfatto di come è uscito, e ci ha dato 2 o 3 pepite su Stroppa, nei pregi, nei difetti, come dicevo, quindi veramente molto interessante per capire anche cosa può portarci, insomma. Ditemi anche se volete una video analisi più specifica dal punto di vista chiaramente tattico di Stroppa, perché sarà da fare un'analisi approfondita, però ditemi se volete, altrimenti evito di farla se non c'è troppa volontà di vederlo, quindi ditemi qua sotto, scrivetelo se volete, o altrimenti amen, insomma. Quindi andando un po' al video, cioè sostanzialmente da quando Di Francesco ha comunicato la volontà o comunque ha fatto percepire la volontà di lasciare, comunque il fatto che non rispondeva, che non aveva dato un via libera o un no, semplicemente non rispondeva, lì aveva fatto nascere delle perplessità anche nei tifosi, semplicemente perché non si capisce, cioè se Di Francesco lascia c'è qualcosa che non va nel progetto tecnico. Ne abbiamo già parlato di questo argomento, almeno quella sembrava la ragione che Di Francesco voleva far trasparire, quella è la motivazione per cui diceva non ci sono abbastanza garanzie per un ritorno pronto in Serie A e quindi lascio. Questo era quello che sembrava venire fuori. Onestamente a me sembra più, l'ho già detto anche tante volte, abbiamo fatto un video a riguardo sul perché, sulle ragioni a livello logico, dal punto di vista logico, sul perché secondo me si è arrivati all'addio, cioè perché ha deciso di lasciare Di Francesco. E onestamente la ragione principale a me sembra molto chiaro, sia quella dell'ambizione di voler rimanere in Serie A, quindi c'è poco da fare a questo punto di vista. Ma perché? Perché poi la società non è andata su un allenatore di secondo piano per la Serie B, ma anzi è andato su una garanzia per la Serie B. Giovanni Stroppa, più garanzia di promozione in Serie A di Stroppa non so chi potevi andare a prendere, onestamente. Cioè, ditemi voi, non so, magari qua sotto chi è più famoso per le promozioni in Serie A, e poi insomma ne riparliamo, perché più di Stroppa veramente non so chi potevi andare a prendere per far capire ai tuoi tifosi che hai l'ambizione di ritornare in Serie A il più velocemente possibile. Anzi, in realtà nel contratto c'è scritto, il contratto è annuale con opzione per il secondo, quindi già nel contratto è scritto praticamente tutto, è scritto tutto della volontà della società di tornare subito in Serie A, perché appunto il contratto è di 1 anno, chiaramente, quindi questo che viene, la stagione che sta per arrivare, più l'opzione per il secondo in caso di promozione in Serie A. Quindi semplicemente neanche da commentare, dice tutto, il contratto già dice tutto su quel che vuole fare la società, quello che deve fare Antonelli nel mercato per garantire alla Stroppa di
raggiungere l'obiettivo. Però comunque già solo quel contratto lì mi sembra chiaramente una dichiarazione di intenti clamorosa. Ti dice già tutto su quel che c'è da fare quest'anno. Tornare in Serie A, che sia attraverso la promozione diretta, che sia attraverso i playoff, quello bisogna raggiungere. Quello almeno è l'obiettivo, perché poi se non succedesse comunque il contratto scadrebbe, semplicemente le strade tra Stropal e Venezia si separerebbero. Però comunque fare sti ragionamenti adesso che è il primo giorno in cui è ufficialmente allenatore del Venezia fa un po' ridere. Come dicevo, è un allenatore garanzia per la B, perché comunque è autore già di 3 promozioni in Serie A con Crotone, Monza e Cremonese adesso in questa stagione attraverso i playoff. E infatti appunto nell'intervista che ho fatto a Davos, dove sono andato un po' a capire che allenatore è, che cosa può portare alla nostra squadra, quello che ne ho capito, diciamo che si riparte dallo stesso modulo, dal 3-5-2, modulo che praticamente usiamo da anni, anche in questa stagione appena finita, diciamo non è stato intrapreso fin da subito, c'era una leggera variazione, però comunque in fin dei conti poi si è ritornati al 3-5-2, fatto in maniera totalmente diversa rispetto a Chevanoli. Quindi si riparte dal 3-5-2, si riparte da un calcio che vuole essere dominante, è un calcio di possesso. Per me era un calcio che poteva essere fatto anche da Di Francesco in Serie B, infatti era quello che volevo, e l'avevo anche già detto. Volevo proprio un Di Francesco nella sua essenza più originale quest'anno con noi, era proprio quello che gli chiedevo. Poi la sua volontà non è stata quella, amen, cioè andiamo avanti lo stesso, siamo andati a prendere un grandissimo allenatore e ripartiamo secondo me invece da quelle basi, proprio dalle stesse basi dal punto di vista almeno delle intenzioni sul campo, ossia dominare il gioco, dominare il possesso. C'è stato confermato da Davos che queste sono sue due diciamo prerogative fondamentali. Per me la squadra comunque per fare questo c'è, la base assolutamente c'è, è una squadra che viene comunque da un anno in Serie A, ragazzi anche giovani che comunque hanno adesso un bagaglio di almeno una piccola esperienza in Serie A. Hai diciamo tutto il budget che può derivarti dalle cessioni, senza anche toccare, senza pensare a eventuali investimenti tra virgolette a fondo perduto alla società, senza guardare a quelli, solo dal budget che può arrivare dalle cessioni, cioè può arrivarti appunto un bel malloppo importante per la B, per costruire una squadra giusta che abbia le caratteristiche giuste per Stroppa, che possa dargli modo di fare tutto quello che vuole, per dargli modo di fare il suo calcio al meglio possibile, ed è quello che speriamo un po' tutti, insomma, comprare i tasselli giusti dal punto di vista soprattutto delle caratteristiche tecniche, insomma, non diamo alibi agli allenatori di dire mi manca quello, non mi manca quello, devono avere tutto a disposizione almeno dal punto di vista delle caratteristiche, e poi appunto si vedono i risultati e si promuove o si boccia un allenatore a fine stagione. In tutto questo poi tra l'altro non abbiamo parlato perché comunque il tema allenatore era centrale. Ci sono sia stati i riscatti di Candé, che è arrivato mi pare settimana scorsa, e adesso è arrivato il riscatto di Stankovic. 2 già elementi importantissimi qua, perché comunque che poi li vai a rivendere già in questa sessione comunque è altro budget, ma secondo me cosa che dovresti fare, poi su Stankovic ne riparliamo adesso, se ci punti come farei appunto con Candé e Stankovic, riparti da 2 elementi appunto che hanno un bagaglio in Serie A questo punto e che sono giocatori di assoluto valore, che hanno fatto vedere comunque qualità anche in Serie A. Per me in Serie B, se sono ben mentalizzati, possono far benissimo, possono dominare. Per quanto riguarda il portiere, i portieri in realtà, e qua secondo me c'è già un mezzo problema, perché comunque si è andato a riscattare Stankovic adesso, ottima operazione ovviamente, rimane una percentuale importante di rivendita in caso di cessione per l'Inter, club da cui abbiamo acquistato il cartellino. In porta rimane un piccolo problema, nel senso che è un problema piacevole, nel senso che c'è un problema di abbondanza in questo caso, non che ti mancano giocatori ma che ne hai fin troppi di livello, nel senso che
hai sia Stankovic a questo punto e Plizzari che è acquistato a gennaio e che è lasciato poi in prestito al Pescara e ha fatto benissimo. Ne parlano un po' tutti i media calcistici del paese, e questo è un problema, cioè bisognerà lì capire un attimo cosa fare, se puntare su uno, puntare sull'altro, se dici devo vedere come sta Stankovic che comunque viene da un brutto infortunio, se dici non mi fido della sua condizione atletica, non sulle sue qualità tecniche, sulla sua condizione, comunque è soggetto a infortuni, per sicurezza tengo lì Plizzari al limite, non lo so, fa il secondo e basta. Io lo vedo dura perché comunque è un portiere che vuole avere il suo spazio, così come Stankovic se preferisci puntare su Plizzari. E quindi è un po' complicatella. Cosa fai giocare il 50% delle partite uno e poi il 50% l'altro? Cioè, è una situazione difficile, ma piacevolmente difficile. Però insomma, tutto da vedere qua, sarà una questione sicuramente da risolvere. E vabbè, comunque piccola chicca giusto perché non ne avevamo parlato. Chiedo a voi cosa ne pensate di Stropa a questo punto. Io la mia l'ho detta anche tante volte, qua sono venuto più che altro a ribadire quel che già pensavo, però appunto serviva perché effettivamente chiudiamo un capitolo per quanto riguarda l'allenatore, ne riparleremo durante il campionato, scelte tecniche, scelte tattiche, tutto. Ditemi se volete appunto il video dal punto di vista appunto tattico, di approfondimento, a parte il modulo, abbiamo capito che tipo di modulo può fare, ma cosa richiede dai suoi giocatori, cosa si richiede dal suo 3-5-2, cosa richiede ai giocatori nel suo 3-5-2, insomma, tutti quegli aspetti lì che sono secondo me molto interessanti, a me non mi interessano, però ditemi anche voi cosa ne pensate, se volete un video in merito. Ditemi cosa ne pensate di Stropa, qua sotto nei commenti, chi vuole può abbonarsi, chi non può abbonarsi lasci il like che ci aiuta davvero tantissimo, attivate la campanella per chi non l'avesse ancora fatto, che non vi perdete nessun nuovo video. È sempre Forza Venezia, è sempre Forza Unione.